Allora ragazzi, oggi vi voglio parlare delle sette sorelle, ok? Le conoscete tutti, Apple, Microsoft, Alphabet, quindi Google, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta, quindi Facebook. Perché vi voglio parlare di queste sette sorelle? Perché sono dovunque, in quasi ogni vostro investimento. E io in qualche modo incomincio a vedere delle preoccupazioni nei rendimenti che hanno avuto queste sette sorelle, quindi mi sto chiedendo se sono ancora un motore di crescita o incominciano ad essere un rischio per il mercato americano e per i nostri investimenti. Questo è lo scopo del nostro video. Ragazzi, io me lo sono sempre chiesto, nell'ultimo anno c'è questa domanda che mi entra nel cervello, perché? Perché io abitualmente appassionato anche di ETF, no? Quindi di questi investimenti passivi molto diversificati, mi sono reso conto che, ma questo lo sanno bene o male tutti, non è che è una novità, ma è una novità che mi ha un pochettino preoccupato perché sottovalutata da tutti quanti. In quasi tutti gli ETF troviamo queste sette sorelle, cioè bene o male, poi andrò più nello specifico, molto spesso dentro noi cerchiamo di creare un portafoglio diversificato perché magari parliamo col nostro analista finanziario o cerchiamo di crearlo noi, cerchiamo di comprare 3, 4, 5, 6, 7 ETF e alla fine però ci troviamo con una concentrazione fortissima di queste azioni, di queste aziende. Perché? Perché sono presenti in tutti gli ETF, anche se noi cerchiamo di creare una diversificazione. E questo mi preoccupa perché avere una forte concentrazione solamente di queste azioni, soprattutto in queste azioni, vuol dire avere un peso rilevante all'interno dei rendimenti legato a queste sette sorelle. Se queste sette sorelle vanno male, il nostro castello può affondarsi e implodere. Questo perché? Perché tutti possono dire no, ma queste sono la struttura fondante americana del successo, del presente, del futuro, ma noi non sappiamo cosa succederà un domani. Ricordiamoci sempre che 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, nell'S&P 500 le 10 aziende più importanti non erano queste. Non erano queste, forse c'era Berkshire Hathaway che non era comunque tra le prime 10, ma le altre non c'erano. Quindi cominciamo a porci delle domande, cioè cominciamo a pensare come il mondo si evolve continuamente. E quindi non è detto che fra 10-15 anni queste siano ancora le aziende che saranno là e saranno le più importanti, perché magari ci sarà una nuova rivoluzione industriale in qualche settore e quindi ci saranno delle nuove azioni. Quindi questo lo dobbiamo considerare, cioè non possiamo pensare che il futuro sia il presente sia una premessa del futuro. Noi dobbiamo essere sempre bilanciati, secondo me, quando andiamo a fare gli investimenti, ponendoci delle domande dicendo cosa potrà essere il futuro? Boh, non lo sappiamo, abbiamo delle tendenze, dei macro trend, ma tutto potrebbe cambiare, quindi dobbiamo in qualche modo garantire che il nostro portafoglio sia pronto per tutte le prove, come dice Ray Dalio, cioè noi dobbiamo andare bene per tutte le stagioni dei cicli economici, ma anche per quello che può accadere. Quindi avere una percezione del fatto che queste sette sorelle siano in qualche modo sovrappresentate all'interno del nostro portafoglio, dobbiamo tenerlo in considerazione e quindi fare un'analisi. Prima di tutto io ho preso due dati, sono andato a vedere l'S&P 500 negli ultimi 10 anni, ho preso 10 anni per essere buono, perché se avessi preso secondo me gli ultimi 5 i risultati sarebbero stati nettamente diversi. L'S&P 500, quindi l'indice di riferimento americano della borsa americana, è cresciuto del 175%, un dato incredibile, e quindi già tutti quanti avessimo investito lì dentro 100.000 euro, adesso ce ne troveremmo molti, molti di più. Questo per far capire la potenza della borsa americana negli ultimi 10 anni, ma noi dobbiamo andare a vedere la crescita di ognuna di queste aziende. E ragazzi, quella che ha fatto peggio è Google, che ha fatto quasi un 500%, un 489%. Quella che ha fatto meglio è Nvidia, che è cresciuta del 21.000%, quasi un 22.000%. Quindi ci troviamo in questo range di crescita, cioè nella peggiore delle ipotesi Google, ok, ha fatto quasi meglio 3 volte rispetto all'S&P 500, che ha fatto già dei numeri straordinari. Adesso non ve li vado a elencare tutti, ma per esempio Microsoft ha fatto l'833%, Meta ha fatto il 594% nei giorni nei quali ho preso questi dati. Quindi quello che voglio dire è che siamo veramente in termini di crescita fortissimi, cioè queste aziende sono cresciute in una maniera almeno tripla
dal punto di vista dei rendimenti rispetto alla media, alle 500 aziende più grandi. Okay? Quindi questo è un risultato incredibile. Il peso di queste azioni, di queste 7 sorelle all'interno del mercato americano, dell'S&P 500 è del 30%. Cioè questo è un dato fondamentale, ragazzi. Cioè, queste 7 aziende pesano il 30% all'interno dell'S&P 500, quindi voi capite bene il potere di avere queste aziende all'interno per la crescita, e sono quelle che hanno permesso all'S&P 500 di crescere così tanto, ma in qualche modo dobbiamo valutare se sono sopravvalutate o se in qualche modo avessero dei problemi, cosa possono causare. Io torno alla mia domanda principale. In termini di valutazione, ragazzi, prendendo il price earning, adesso lo so che tutti non sono d'accordo, ma era per cercare di perimetrare la nostra ricerca, no? Se noi andiamo a vedere questi dati, vediamo le 7 sorelle, Apple, ma bene o male anche tutte le altre società hanno un price earning che non è così alto rispetto al price earning medio di quel settore, no? Adesso magari vi faccio un esempio. La parte di communication, no, services che abbiamo con Alphabet e con Meta, Alphabet è un 20, price earning 20, Meta un 24, la media è un 19, ok? Quindi non possiamo parlare di sopravvalutazione, ecco, oggettivamente. L'unica che è oggettivamente sopravvalutata in termini di price earning è Tesla, che al giorno che l'ho presa era 111, il consumer cycle, che è il settore, dovrebbe essere su un 17,45. Quindi Tesla, ma questo lo dico da sempre, è un'azienda sulla quale io sto ben distante, perché lì non si fa investimento, lì si fa gambling, cioè si fa gioco d'azzardo. Ma nonostante questo le aziende non sembrano super, come dire, sopravvalutate con questo indicatore. Chiaramente questa forte crescita è dovuta a della sostanza dietro dei bilanci molto forti, alla crescita continua degli utili, alla crescita dei fatturati. Quindi io credo che dietro ci sia della ciccia. Però, e torno alla mia questione principale, io sono preoccupato del fatto che nulla dura per sempre, le aziende, i cicli economici cambiano, anche le abitudini cambiano, l'economia cambia velocemente, gli interessi cambiano velocemente, e quindi le aziende per resistere nel lungo periodo, cioè è molto complesso che questo succeda, no? Quindi questa estrema dominanza nel mercato di queste 7 sorelle mi preoccupa, perché come dicevo prima, anche se noi cerchiamo di diversificare il nostro portafoglio, alcune aziende le troviamo dovunque, le troviamo perché tutte queste 7 sono impegnate oramai nella intelligenza artificiale, ok? Quindi se noi compriamo un ETF sull'intelligenza artificiale ce l'abbiamo, se compriamo quello dell'indice dell'S&P 500 ce l'abbiamo all'interno, quindi abbiamo detto abbiamo diversificato, compriamo l'indice S&P 500 per creare stabilità e rendimento, prendiamo quello growth dell'intelligenza artificiale, poi ne prendiamo uno invece growth generale perché mettiamo all'interno un po' tutte le aziende, non solo quelle dell'intelligenza artificiale, ma lì ci troviamo anche queste 7 sorelle e via discorrendo. Ma perché non prendiamo anche uno tech, che è quello che dà le performance più forti, e qui ce lo troviamo. Insomma, abbiamo preso 4 differenti ETF e in tutti questi ETF abbiamo queste 7 aziende, quindi ci troviamo ad un certo punto che noi abbiamo creato praticamente il 30, 40, 50% del nostro portafoglio è costituito attraverso la presenza di queste 7 sorelle. E se noi abbiamo dei problemi o ognuna di queste aziende ha una decrescita, perché nel momento in cui ci possa essere una bolla, noi non sappiamo se ci sarà, o una decrescita del 30-40%, capite bene che questa decrescita sarà fortissima sul vostro portafoglio. Quindi in qualche modo, cioè noi stiamo cercando di diversificare, ma nello stesso momento in realtà noi è come se avessimo una concentrazione, andiamo a fare un portafoglio di sole azioni, cioè andiamo a comprare queste 7 sorelle. E allora conviene comprare queste 7 sorelle al posto di cercare di diversificare, che poi non si diversifica. Quindi in qualche modo conviene, e questo lo considero, no, uno delle mie opinioni, quello di andare a cercare di bilanciare un po' questo portafoglio, no? Quindi magari
In questo caso, se vediamo prima di tutto che stiamo andando a prendere dei portafogli che hanno degli ETF, scusatemi, che hanno all'interno tutte queste azioni, cerchiamo in qualche modo piuttosto di evitarne qualcuno e di comprare delle azioni singole che ci interessano. Ecco, perché in quel caso lì riduciamo il rischio, non lo aumentiamo. E questo è un paradosso, ma andare a prendere delle azioni singole, tutte queste sette è molto più pericoloso secondo me che non andare a diversificare un portafoglio con aziende, con società che non fanno parte solo di queste, cioè noi potremmo creare stabilità andando a prendere un ETF low volatility, no? Quindi con quelle azioni molto più stabili. Non le vogliamo prendere così, le compriamo Coca-Cola, compriamo Costco, compriamo insomma delle aziende che vanno a cercare di stabilizzare. Quindi prima di tutto in questo momento andiamo a fare questa analisi, cerchiamo di capire come sono presenti queste sette sorelle all'interno del nostro portafoglio. Perché? Perché quello può creare veramente degli effetti devastanti se, scusatemi, c'è un crollo o comunque c'è una recessione. Perché gli aspetti tecnologici, sapete bene voi, gli aspetti growth, durante la recessione hanno dei problemi e queste aziende, ragazzi, puntano tutti sull'intelligenza artificiale, hanno tutte, non è che sono aziende come la Berkshire Hathaway che anche nei momenti di recessione, di crisi comunque cerca di mantenere e mantiene una certa valutazione, qua si balla forte, questo non è un portafoglio bilanciato, molti pensano di avere portafogli bilanciati ma non ce l'hanno. Adesso io non voglio creare assolutamente panico perché bisogna considerare anche le cose positive. Queste azioni hanno la dominanza, queste aziende hanno la dominanza del mercato, ma dietro c'è una ragione, insomma, fanno innovazione, fanno crescita, fanno una crescita sostenuta, portano innovazione perché tutte stanno investendo nell'intelligenza artificiale, molto spesso alcune azioni hanno anche mostrato resilienza come Microsoft, come Apple, quindi cioè nel senso comunque sono anche resilienti, no, nei momenti di difficoltà, ma quello che voglio dire è cercare di evitare di essere consapevoli che molto spesso nel nostro portafoglio abbiamo dei rischi di concentrazione e soprattutto che potrebbero esserci anche apparentemente, se non sembra, delle valutazioni delle azioni un po' alte. Quindi prima di tutto studiamo il nostro portafoglio, capiamo se c'è troppa concentrazione o no, studiamo dei nuovi ETF, quindi cerchiamo di ribilanciare il nostro portafoglio studiando gli ETF, ma andando ad analizzare nella presenza delle azioni che ci sono all'interno, perché se il nostro Apple pesa il 12% all'interno di un portafoglio, di un ETF che andiamo a prendere, non del portafoglio ma dell'ETF che andiamo a prendere, cominciamo a ragionare se non è il caso di andare a fare degli acquisti singoli di azioni. E poi ragazzi c'è un aspetto fondamentale secondo me, cioè è giusto in qualche modo avere queste aziende all'interno del proprio portafoglio, ma lo scopo del nostro viaggio all'interno degli investimenti è quello di trovare i 10 buggers, quelli che vengono definiti così, cioè quelle aziende che possono in qualche modo farci il 1000%, che è quello che noi desideriamo, un po' come hanno fatto queste azioni dove ad esempio Tesla ha fatto il 1745% negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, dove Apple ha fatto il 600%, ecco, noi dobbiamo cercare quelle azioni. Perché? Perché la storia ce lo dice, i portafogli redditivi che guadagnano sono quelli che imbroccano 1 o 2 azioni che hanno questi rendimenti oltre il 100%, no? E che magari hanno anche il 1000%, ed è per questa la ragione per la quale tutti quanti continuano a dire, i grandi investitori dovete tenere nel lungo periodo, perché non ci possiamo accontentare di un 20, 30, 50%, perché il successo di un portafoglio è quello di tenere nel lungo determinate azioni che poi si rivelano quelle che ci fanno guadagnare. Perché? Perché la maggior parte delle azioni, 6, 5, su 10, 5, 6, 7 azioni sono sbagliate, 2 o 3 guadagnano e poi ce n'è una che invece è quella che ci fa guadagnare tanto. Noi dobbiamo trovare quelle aziende. Se noi continuiamo a detenere unicamente queste aziende, noi, il nostro portafoglio, magari salirà, ma non salirà tanto quanto trovare quelle aziende là. E voi dite, sì, è facile, come fai a trovare? Infatti non è che si può sapere questa cosa, ma se noi giochiamo e investiamo unicamente nel conosciuto, è chiaro che non lo troveremo mai. Ditemi la vostra, ditemi cosa pensate, come è costruito il vostro portafoglio, vi aspetto nei commenti. Ciao ragazzi.